Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che vi offre tutta una serie di aiuti linguistici che vi saranno utilissimi nello studio della lingua italiana ad ogni livello. Se siete arrivati su questo canale solo oggi, vi do il mio benvenuto. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Il video di oggi è dedicato ad un argomento molto legato al mondo della cucina e quindi dell'alimentazione. La frutta. Tutti conoscono le qualità benefiche di tutti questi prodotti naturali, ma quanti di voi sanno come usare questa parola in italiano? Per esempio, sapete che differenza c'è tra queste 4 parole? Frutta, frutto, frutte, frutti. Se resterete con me in questo video vi spiegherò per filo e per segno proprio la differenza e l'uso di ognuna di queste 4 parole. Non solo, alla fine conoscerete espressioni e modi di dire italiani con cui voi stessi potrete dirlo con la frutta, come ogni italiano. A subito dopo la sigla. Voglio cominciare a introdurre il concetto di doppio genere. Molti sostantivi del lessico italiano hanno 2 generi grammaticali, maschile e femminile, che qualche volta assumono significati e usi differenti a seconda del genere. Una parola che appartiene a questa categoria è proprio il tema di oggi: frutto, maschile singolare, frutti, maschile plurale, frutta, femminile singolare, frutte, femminile plurale, che però è usato rarissimamente nell'italiano parlato, quindi dimenticatevelo pure. Con il sostantivo frutto si definisce ogni prodotto dolce e polposo che sia commestibile e che derivi da alcuni tipi di alberi che si chiamano alberi da frutto. Esistono così diverse qualità di frutto, per esempio frutto estivo, frutto esotico, frutto invernale. Una cosa importante per voi da ricordare è che il plurale maschile frutti è usato nell'espressione frutti di bosco per riferirsi collettivamente a mirtilli, lamponi, fragole, more, eccetera. Mi raccomando, questa è l'espressione da usare, così come ve l'ho presentata, cioè sempre e comunque al maschile plurale. E frutta, quando e come si usa? Frutta è il termine collettivo per ogni altro tipo di frutto. Abbiamo quindi le seguenti espressioni molto comuni: frutta matura, frutta secca, frutta da tavola, frutta in scatola e così via. Vediamo adesso espressioni e modi di dire per questi 2 termini al di fuori della loro associazione con cibo e nutrizione. Cominciamo da frutto. Il frutto del mio lavoro. Sinonimi di frutto con questo significato sono i seguenti: prodotto, effetto, conseguenza, risultato, beneficio che può essere sia fisico che economico-finanziario. Un esempio: il frutto dei miei risparmi. Un modo di dire con frutto è il seguente: cogliere il frutto quando è maturo. Frase che significa sapere aspettare il momento opportuno per agire e afferrare un'opportunità al volo. Un modo di dire usatissimo con il termine collettivo frutta è il seguente: essere alla frutta. Il significato è quello di avere esaurito, finito, terminato tutte le risorse personali, sia economiche che emozionali, per andare avanti.
Per esempio, la squadra è alla frutta significa che la squadra di un qualche sport non è più in grado di soddisfare le aspettative dei propri fan. Chiaramente questo può essere il caso di un individuo oppure un'intera nazione. Per esempio, il paese è alla frutta. Ora una regola importante. Quando si parla di frutti e delle piante che li generano, ricordatevi la seguente regola. Il frutto è di genere femminile, l'albero è di genere maschile. Questa regola vale praticamente sempre, quindi imparatela a memoria. Vediamo adesso un tipo di frutta ed espressioni e modi di dire che la contengono. Il frutto è la ciliegia, femminile, singolare. Il tipo di albero che produce questo frutto è il ciliegio, maschile, singolare. Il primo modo di dire, rosso ciliegia, deriva dal tipico colore rosso carico dei frutti maturi. Ma come si usa? Semplicemente facendo precedere il nome dell'oggetto che possiede questa caratteristica cromatica. Una seta, rosso, ciliegia. Un secondo modo di dire è il seguente: diventare rosso come una ciliegia, che esprime vergogna oppure anche rabbia. Avete mai provato a mangiare una sola ciliegia? Com'è andata? L'esperienza generale è che quando si comincia a mangiare una ciliegia è difficile smettere. Ecco due modi di dire per esprimere questo concetto: come le ciliegie e una tira l'altra, che appunto si usa per descrivere il susseguirsi di azioni identiche. È anche possibile usare i due modi di dire nella stessa frase. Le bugie sono come le ciliegie, una tira l'altra. Avete mai avuto bisogno di riferirvi ad un vostro amico oppure anche ad un vostro congiunto che è conosciuto, noto per la sua furbizia, senza però volerne dare il nome? Bene, la lingua italiana ha per voi il modo di dire perfetto, l'amico ciliegia. Vediamo una frase. Liliana, sai l'amico ciliegia cosa ha fatto? Chiaramente questo è quello che si chiama vernacolo familiare. È chiaro dal contesto che sia chi parla e Liliana conoscono benissimo questo individuo. Potrebbe essere anche il loro figlio, che però non vogliono chiamare per nome, per aggiungere un tocco di sarcasmo e umorismo. Un altro modo di dire comunissimo è il seguente: la ciliegina sulla torta. È così che si dice quando un'attività lavorativa è completa e manca giusto un ultimo tocco per renderla perfetta. Quest'ultimo tocco può essere sia positivo che negativo. Vediamo una situazione positiva. Una coppia di sposi novelli sta cercando casa. Finalmente i due trovano un appartamento in affitto all'interno del proprio budget. Questa è già una situazione estremamente positiva. Questa è la torta. Chiaramente una torta simbolica, ma potrebbe migliorare. Supponiamo adesso che l'appartamento sia dotato di lavatrice e asciugatrice per il bucato. Questa aggiunta chiaramente rende l'appartamento ancora più desiderabile ed è proprio la lavasciuga, la ciliegina, che è stata messa sulla torta. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!